La dieta carnivora è diventata popolare grazie a personaggi famosi come lo psicologo canadese Jordan Peterson e sua figlia Michaela, che ne hanno sperimentati gli straordinari benefici a livello di salute. Il medico Shawn Baker la segue da ben 7 anni. In questo video voglio parlarvi proprio di dieta carnivora, perché seguirla, quando mangiare, quanto mangiare e cosa mangiare. Negli ultimi anni l'interesse verso la dieta carnivora sta aumentando grazie anche alle molte testimonianze delle persone che stanno avendo miglioramenti significativi in molti aspetti della salute, dal miglioramento degli stati d'ansia, il miglioramento dello stato d'umore, fino addirittura al miglioramento dei disturbi gastrointestinali e alla cura di patologie autoimmuni. Ma cos'ha di così particolare questa alimentazione per cui così tante persone stanno sperimentando benefici in termini di salute? Partiamo dall'inizio, ovvero da cosa si mangia. Carne di ruminanti, cioè di tutti quegli animali che hanno uno stomaco chiamato rumine, come le mucche, come le pecore o come le capre. Organi come fegato, reni, cuore. Il fegato in particolare è densamente nutriente, ovvero è ricco di vitamine e di minerali. Uova preferibilmente biologiche e da galline che hanno vissuto all'aria aperta, che quindi razzolino all'aperto. Burro, sego di manzo o ghee per condire i vostri piatti o addirittura per cucinarli. Sale preferibilmente non trattato e quindi più naturale possibile, e acqua minerale. Ogni tanto, se tollerati, possono essere consumati dei latticini, preferibilmente da latte crudo, come un buon pecorino romano, come il nostro amato parmigiano reggiano o come un pezzo di groviera svizzera. Questo perché la pastorizzazione attraverso questo processo va a degradare gli enzimi digestivi che ci occorrono per la digestione stessa del latte e va a modificare la composizione di lattosio e caseine. In più, il latte pastorizzato e il latte omogeneizzato perde la sua naturale consistenza e cessa di essere un alimento densamente nutriente. E questa è la lista completa di tutti gli alimenti che si dovrebbero consumare in dieta carnivora. Tutto quello che non ho menzionato non va mangiato, quindi per essere più precisi non si devono consumare e non si dovrebbero categoricamente consumare nessun tipo di alimentazione cereali, legumi, soia, barrette proteiche, cibi processati, patate e nessun tipo di dolcificanti artificiali. Come avrete notato, non ho nominato nemmeno frutta e verdura, perché in dieta carnivora non si consuma alcun tipo di vegetale, quindi no frutta, no verdura, no aromi, no spezie, no oli vegetali, nemmeno il nostro amato olio extravergine d'oliva, no caffè e no tè, perché anche questi ultimi due vengono da una pianta, oltre a portarsi dietro una serie di problematiche nutrizionali. Mi rendo conto che questo possa sembrare strano, possa sembrare restrittivo, soprattutto perché finora ci hanno sempre raccomandato di mangiare molte porzioni di frutta e verdura nell'arco della nostra giornata, ma vi spiego subito perché. Per difendere la propria specie dagli animali che vogliono mangiarle, negli anni, nel corso dell'evoluzione, le piante hanno imparato a produrre delle sostanze tossiche difensive come fitati, ossalati e antinutrienti, che sono dannose per gli animali, inclusi gli esseri umani, tanto che noi non riusciamo a digerirle, motivo per cui quando mangiamo le verdure andiamo subito in bagno ad espellerle. Nel frattempo però queste sostanze difensive ci causano anche danni. In particolare i fitati possono inibire l'assorbimento dei minerali, gli ossalati possono causare calcoli renali e gli antinutrienti possono chelare, cioè interferire con l'assorbimento dei nutrienti come vitamine, minerali o proteine. Pensate che gli spinaci sono noti per essere ricchi di ossalati e possono contenere circa 600-700 mg di ossalati per 100 g di peso secco. I ruminanti, grazie al loro stomaco particolare dotato di 4 camere digestive, sono in grado di nutrirsi di vegetali e di eliminare tutti gli antinutrienti e le tossine che sono contenute in questi. Motivo per cui in dieta carnivora si preferisce consumare la carne di ruminanti piuttosto che quella del pollo, del maiale o del tacchino.
Nello specifico, lo stomaco dei ruminanti è diviso in 4 compartimenti. Il primo di questi si chiama rumine ed è qui che gli animali rimuginano il cibo, cioè lo masticano di nuovo. In questa fase avviene una sorta di fermentazione microbica dell'erba, attraverso la quale i microrganismi vanno a produrre degli acidi grassi volatili, come l'acetato, come il butirrato, che sono una fonte importante di energia per l'animale ospite. Sono ruminanti i bovini, le pecore, le capre, i cervi, l'uomo, il pollo, il maiale. Sono animali monogastrici, cioè hanno un solo stomaco, motivo per cui non riescono a digerire bene le verdure, tanto meno a eliminare da queste gli antinutrienti e le sostanze tossiche contenute all'interno. In più mettiamoci anche che il pollo, il maiale, il tacchino sono comunque animali che vengono spesso da allevamenti intensivi e che ricevono abitualmente un'alimentazione con cibo da scarto, con cereali, che contribuisce solo a farli ingrassare più velocemente, in modo tale che vengano sacrificati prima per l'industria alimentare. Viene da sé che se noi consumiamo la loro carne potremmo sviluppare una certa infiammazione, soprattutto se siamo dei soggetti particolarmente sensibili. Insomma, avrete capito che consumare la carne di ruminanti è sicuramente la scelta migliore. In dieta carnivora, eliminando tutti i vegetali a foglia verde, le radici, i legumi, i cereali, si limita anche l'assunzione delle sostanze dannose, motivo per cui molte persone, seguendo uno stile di vita carnivoro, notano dei miglioramenti non solo nei livelli generali di salute, ma anche con i loro problemi digestivi. In particolare per chi soffre di problemi digestivi e gastrointestinali viene consigliata una dieta carnivora ancora più restrittiva, che è chiamata dieta del leone e consiste nel consumare solamente carne di ruminanti, organi e sale. Molte persone, soprattutto negli Stati Uniti, seguono una dieta carnivora un po' sporca, consumando pollo, maiale, tanti latticini come formaggio cheddar, come panna. Io la chiamo una carnivoraccia. Ovviamente poi ognuno va a impostare la propria dieta carnivora in base alle proprie esigenze. Per intenderci, se sono una persona che soffre di disturbi gastrointestinali, di problemi digestivi, sicuramente almeno all'inizio è importante seguire una dieta carnivora molto pulita con gli alimenti di cui vi ho parlato prima. Se al contrario il mio obiettivo è quello di dimagrire, allora sicuramente aggiungere un po' di spezie sopra la mia carne non mi allontanerà dall'obiettivo. L'importante, secondo me, è dare priorità alla carne di ruminanti e trattare la dieta carnivora come una dieta eliminazione, perché se ci pensate nessuno è allergico alla carne e togliere gran parte degli alimenti, eliminare tutto il resto vi farà anche capire, se mai un giorno vorreste reintrodurli, quali di questi alimenti effettivamente non vanno d'accordo con la vostra salute. Sempre a proposito di ruminanti, sicuramente avrete tantissimo sentito parlare di grass fed. Ma che è sto benedetto grass fed? Grass fed letteralmente significa alimentato ad erba ed indica tutta la carne di quegli animali che hanno vissuto quasi tutta la loro vita al pascolo mangiando erba. Ho detto quasi tutta la loro vita perché di solito tra gli allevatori è consolidata ormai la pratica che viene chiamata di finissaggio e che consiste nel far alimentare nell'ultima parte della propria vita l'animale con dei mangimi che gli consentono una crescita più veloce. Mi rendo conto che questa è una pratica innaturale, ovviamente, però purtroppo è una pratica consolidata con la quale dobbiamo fare i conti. Se l'animale per tutta la sua vita, quindi dall'inizio fino alla fine, non riceve mangimi di alcun tipo e quindi ha un'alimentazione a base solamente di erba fresca e fieno fino alla fine della sua vita, in quel caso la carne non sarà solamente grass fed, ma grass fed finished, che letteralmente significa alimentato ad erba fino alla fine. L'esatto contrario di grass fed è grain fed, che letteralmente significa alimentato a cereali. La carne del supermercato, la carne della grande distribuzione è una carne grain fed, che viene da allevamenti intensivi, in cui gli animali non conoscono nemmeno il pascolo e passano tutta la loro vita all'interno della stalla, fermi, immobili, in modo da ingrassare bene e velocemente.
capite che questa non è la vita che dovrebbero avere e soprattutto i cereali non sono l'alimentazione giusta per la loro biologia. Quindi preferite sempre la carne grass fed e grass fed finished, non solo per un discorso di salute, ma anche per un discorso etico, perché almeno l'animale che si è sacrificato per la nostra alimentazione ha vissuto una bella vita. Chiedete al vostro macellaio di fiducia, chiedete al vostro fornitore, se non trovate una carne grass fed nella vostra zona cercate, non siate pigri, se volete online trovate tante piccole aziende che vendono carne grass fed e addirittura anche sul mio sito carnivoramediterranea.it potete trovare una mappa con tutti i fornitori da cui mi rifornisco personalmente, testati personalmente da me, che vendono carne grass fed e grass fed finished. Solo una precisazione, in Italia e in Europa non esiste una certificazione grass fed, quindi quando andate ad acquistare una carne di animali alimentati ad erba dovete necessariamente fidarvi del vostro fornitore perché non c'è una normativa che regolamenti il grass fed. Dai discorsi che vi sto facendo sicuramente avrete capito che la dieta carnivora non è una dieta da fare dal lunedì al venerdì e poi nel weekend mi sfondo, perché così potreste anche nuocere al vostro corpo e alla vostra salute. La dieta carnivora è uno stile di vita da abbracciare in modo completo, dal rispetto per gli animali e per l'ambiente, alla scelta della tipologia di carne da acquistare, fino al rispetto dei nostri ritmi circadiani, che effettivamente sono importantissimi per riconciliarci con la natura. Sul mio canale trovate un video specifico sui cicli circadiani e sul perché è importante seguirli. Vi consiglio di andarlo a vedere, trovate il link in descrizione e qui sopra. Le prime obiezioni che vengono fatte alla dieta carnivora riguardano la mancanza di fibre e il pericolo di incorrere in una carenza di nutrienti, specialmente di vitamina C, senza l'assunzione di vegetali. Come dimostrato nel libro del 1960 intitolato The Fat of the Land, le comunità Inuit del Canada vivevano principalmente di carne e pesce, dimostrando che è possibile ottenere abbastanza vitamina C da fonti animali, come il fegato. Tuttavia, alcune persone che seguono la dieta carnivora non consumano organi animali e sembrano comunque evitare lo scorbuto. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che anche i muscoli delle carni animali contengono una piccola quantità di vitamina C. Inoltre, una dieta a bassissimo contenuto di carboidrati e senza antinutrienti dei vegetali aiuta il corpo a utilizzare la vitamina C in modo più efficiente, riducendo così la necessità complessiva di vitamina C. Per quanto riguardano le fibre, vi basti sapere che l'uomo non è assolutamente in grado di digerirle, tanto che quando mangiamo le verdure andiamo subito in bagno per espellerle. In più, queste rallentano l'assorbimento dei nutrienti, cosa che può essere utile nel caso in cui assumiamo solamente cibi spazzatura, ma che è assolutamente insensata nel momento in cui mangiamo solamente carne, uova, pesce, latticini, che sono gli alimenti più biodisponibili del nostro pianeta. In ogni caso, se vi interessa approfondire l'argomento delle fibre, vi lascio un link qui sotto a un video specifico che ho realizzato e qui sopra. Ora vi starete chiedendo: ok, ho capito che mi devo mangiare, ma quanto devo mangiare? Quante proteine, quanti grassi, quante calorie? Allora, iniziamo subito dicendo che non dovete assolutamente contare le calorie, perché quello che contano sono i macro e i micronutrienti, e quindi concentriamoci su proteine, grassi e carboidrati. Per quanto riguardano le proteine, la quota proteica minima che dovreste assumere nell'arco della vostra giornata va da 1,5 a 2 grammi per chilo di peso corporeo ideale. Il che significa che se io, Francesca, come peso ideale dovrei avere 50 kg, la mia quota proteica minima giornaliera dovrebbe oscillare dai 75 ai 100 grammi di proteine al giorno. E badate bene, sto parlando di proteine, non carne, perché in 100 grammi di carne ci sono all'incirca, a seconda del taglio di carne, 20-25 grammi di proteine. Poi dovreste aggiustare la vostra quota proteica voi in base al vostro allenamento giornaliero, alla vostra salute metabolica, al vostro obiettivo e al vostro stile di vita. La quota di grassi che dovreste consumare nell'arco di una giornata dovrebbe essere pari in grammi a quella delle proteine, oppure il doppio se volete dare un approccio più ketogenico, o addirittura il triplo se ne sentite l'esigenza o se state curando un'infiammazione o delle patologie.
Facciamo un altro esempio pratico. Torniamo sempre a me, Francesca, alta circa 1,59, famo 1,60, va? Peso dovrebbe essere ideale sulla cinquantina di chili e quindi quota minima di proteine abbiamo detto 75-100 grammi. Come grassi io personalmente preferisco consumarne almeno il doppio rispetto alle proteine e quindi ne consumo circa 150, 200, 250 grammi in base anche all'allenamento che faccio nel corso della giornata. Ricordate infatti che in dieta carnivora i grassi sono la nostra fonte energetica primaria, quindi soprattutto se siete dei soggetti molto attivi non sottovalutateli mai e cercate di consumarne una buona quota giornaliera, altrimenti poi vi sentirete fiacchi. Questi sono solamente dei dati indicativi, perché per esempio per quanto riguarda la mia esperienza personale ci sono dei giorni in cui consumo tanti grassi e quindi do una spinta più chetogenica e dei giorni in cui consumo meno grassi ma più proteine perché voglio far crescere il muscolo. Dipende, ognuno imposta le proprie quote proteiche e le proprie quote di grassi in base a come preferisce, in base ai propri obiettivi. Il mio approccio alla dieta carnivora può essere definito chetogenico. La dieta chetogenica è un protocollo nel quale si consumano tanti grassi buoni, nel mio caso grassi saturi di origine animale, moderate proteine e pochissimi carboidrati. Così facendo il nostro corpo impara a non utilizzare più i carboidrati per fabbricare energia ed inizia ad utilizzare i grassi. Con questo cambio metabolico inizieremo a produrre dei chetoni che sono una fonte di energia pazzesca per tutte le nostre cellule. Da qui il termine chetogenica. Il mio approccio alla dieta carnivora chetogenico può essere sicuramente consigliabile a chi come me si allena e vuole anche perdere peso, a chi ha delle patologie particolari da curare ed effettivamente la dieta chetogenica viene utilizzata come protocollo terapeutico in moltissime cliniche per curare problemi come l'epilessia, come problemi neurologici, diabete di tipo 2 o addirittura problemi femminili come ad esempio l'ovaio policistico. Se il vostro obiettivo è quello di incrementare la massa magra, la massa muscolare, allora vi potrebbe essere utile aumentare la quota proteica perché i nostri muscoli sono costituiti da proteine. Pensate a tutti quei bodybuilders che si fanno i famosi shaker di proteine pre e post workout. L'importante è non sottovalutare mai i grassi perché senza potreste rischiare disturbi ormonali e soprattutto carenze di energia. Soprattutto all'inizio potrebbe esservi molto utile scaricare un'app, ad esempio Fat Secret, ma ce ne sono moltissime, che vi consenta di tracciare i macronutrienti della giornata. In queste app potete inserire il taglio di carne specifico che state mangiando e l'app vi dirà su per giù, non sarà sicuramente preciso, quante proteine e quanti grassi contiene quel taglio di carne. Stessa cosa vale per esempio per i latticini che inserite o anche per le uova. E a proposito delle uova, potete mangiarne quante ne volete tutti i giorni, 2, 4, 6, non sono assolutamente le uova a causare l'innalzamento dei livelli di colesterolo e soprattutto non è il colesterolo alto a farvi male e ad essere direttamente correlato al rischio di malattie cardiovascolari, anzi il colesterolo ci serve. Non mi voglio dilungare qui riguardo il colesterolo, ma se vi interessa approfondire vi lascio sempre in descrizione il link a un video specifico che ho realizzato sul colesterolo e sui grassi e ve lo lascio linkato anche qui sopra. Quanti passi dobbiamo fare? Io dico sempre che è importante ascoltarsi e scegliere quanti passi fare nel corso della giornata in base alle nostre esigenze, a quelle della nostra famiglia e anche in base alle nostre abitudini. C'è chi in dieta carnivora preferisce digiunare, chi preferisce mangiare solo una volta al giorno, questo perché tutti gli alimenti che consumiamo, proteine e grassi, sono comunque densamente nutrienti, quindi ci saziano prima e ci rendono sazi più a lungo. Di conseguenza il digiuno ci viene molto naturale, ma non è detto che questa pratica sia valida per tutti in modo universale. Se per esempio siete all'inizio e dovete prendere peso, sicuramente vi sarà più utile fare tanti piccoli pasti nel corso della giornata. In questo modo date al vostro corpo più stimoli insulinici che gli occorrono per assimilare tutti i nutrienti che state assumendo con la vostra alimentazione. Io personalmente preferisco alternare, mi piace
ogni tanto mangiare 2 volte al giorno e quindi faccio pranzo e cena, solitamente la cena molto presto, entro massimo le 6, le 7, altre volte mangio 3 volte al giorno e quindi normalmente colazione, pranzo, cena, altre ancora faccio magari un digiuno di 24 o 36 ore, ma comunque non ho mai uno schema ben preciso e cerco sempre di ascoltare il mio senso di sazietà. L'importante è che rispettiate le vostre quote di proteine e grassi per non incorrere in delle carenze. Dopo un po' di tempo in dieta carnivora sicuramente noterete che avrete meno voglia di mangiare tante volte al giorno e digiunare vi verrà anche molto più semplice e molto più naturale. Questo perché il digiuno è una pratica coerente con la nostra storia evolutiva. Se ci pensate, milioni di anni fa l'uomo andava a caccia, c'erano delle volte in cui la caccia andava bene e si mangiava tanto, altre volte in cui la caccia non andava bene e quindi si digiunava anche per giorni. Un consiglio che vi do è che se proprio siete interessati a fare il digiuno, fatelo quando già seguite la dieta carnivora da un po' di tempo, vi sentite appagati e vi sentite stabili con la vostra alimentazione. Non deve essere una cosa della serie ieri mi sono abbuffata perché sono andata a cena fuori e oggi mi punisco col digiuno, perché in questo caso il digiuno vi si può torcere contro. Il digiuno è una pratica meravigliosa, detossificante, purificante, se fatta in armonia. In ogni caso, se siete interessati a approfondire, vi lascio come sempre un link in descrizione ad un video che ho fatto sul digiuno e ve lo linko anche qui sopra. E ora voglio concludere questo video con alcuni consigli pratici per chi sta iniziando ora la dieta carnivora. Se avete disturbi gastrointestinali, dovete curare delle patologie, avete psoriasi, sicuramente all'inizio può esservi utile un approccio più chetogenico, quindi tanti grassi saturi di origine animale e moderate proteine. E come tagli di carne vi consiglio il macinato perché è molto più digeribile. Se il nostro obiettivo è quello di perdere peso, non è detto che la dieta carnivora funzioni e mi spiego meglio. Se siamo dei soggetti obesi, in sovrappeso, è normale lì che se mangiamo solamente proteine e grassi ed andiamo a eliminare tutti i cibi processati, tutti gli oli vegetali, polinsaturi, omega 6, tutti i cereali, in quel caso perdiamo subito peso e sicuramente ci possiamo avvicinare se non raggiungere in modo ottimale il nostro obiettivo. Se al contrario siamo dei soggetti quasi normopeso e quindi giochiamo su numeri veramente molto piccoli, magari veniamo anche da diete yo-yo che ci hanno fatto perdere e poi riaccumulare peso, magari veniamo scarichi da alcuni nutrienti. Nel momento in cui iniziamo a mangiare in modo carnivoro, quindi con alimenti densamente nutrienti, il nostro corpo potrebbe assimilare il tutto e di conseguenza potremmo avere un aumento del peso. In quel caso quello che vi dico è di guardarvi allo specchio, di accantonare la bilancia e di pensare alla vostra salute, perché l'obiettivo primario è quello di riportare ad una salute ottimale il nostro corpo. Nel momento in cui il corpo ritornerà alla sua salute, al suo equilibrio ormonale stabile, vedrete che anche il peso sarà ottimale. Bisogna anche dire che noi donne spesso ci poniamo degli obiettivi che sono veramente improponibili perché vogliamo per forza di cose essere scheletriche, ma questi standard sono standard che stanno nel nostro cervello, non sono gli standard di madre natura. La natura non ci vuole scheletriche, la natura vuole che quando c'è abbondanza di cibo noi mangiamo e che ci sia nel nostro corpo una minima percentuale di grasso, perché è quella che ci fa stare in salute e che soprattutto ci assicura di essere fertili. Solitamente le persone che eliminano i cibi processati, zuccheri, cereali e vegetali e si concentrano su uno stile di vita basato su prodotti animali di qualità perdono peso se ce l'hanno in eccesso e prendono peso acquisendo massa magra se sono denutriti. Poi sta a voi bilanciarla e cucirla su voi stessi. E mo vi chiederete, vabbè, ma ci hai fatto tutto questo sermone sulla dieta carnivora, cosa mangiare, in quali quantità, quando mangiare, ma tu cosa fai nello specifico? Non ve lo dico perché sto preparando un video specifico sulla mia dieta carnivora, cucito proprio su me stessa e su come l'ho perfezionata nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciatemi un mi piace e se volete guardare il prossimo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Vi auguro una giornata bestiale!